Ben ritrovati a Filo Rossonero qui sul canale YouTube di Radio Rossonera, sempre insieme a Carlo Pellegatti. Ciao Carlo. Una grande buonasera a tutti, una serata importante perché dopo la giornata di Pulisic sappiamo che questa sera Pulisic, dopo il suo giro per immergersi nel mondo Milan a Museo Milan, potrebbe intorno alle 20:30 attendere i tifosi, che tanti saranno fuori per salutarlo. Ricorda un po' quello che è successo tanti anni fa, scusate il paragone, quando è ritornato Kakà e c'è stato il bagno di folla fuori dal Museo Milan. Speriamo che sia così anche stasera. Sì, esatto, questa è stata la giornata di Christian Pulisic che è arrivato questa mattina intorno alle 9:30 a Milano Malpensa, tanti giornalisti ovviamente ad accoglierlo e quindi è Belle stata... parole. Sì, belle parole, molto soddisfatto, lui molto, molto sorridente, anche emozionato, molto atteso tra l'altro perché il suo volo appunto è arrivato a Milano ma poi si è fatto attendere tanto lui e devo dire che Carlo, ovviamente quello che si chiedono tutti è in che ruolo giocherà questo ragazzo perché sappiamo che può ricoprire vari ruoli. Domanda difficile perché secondo me una persona ce l'ha in testa e parliamo ovviamente di Stefano Pioli. Nel 4-2-3-1 mi sembra sia scontato che lui sia il 10, o può darsi, sto ipotizzando, magari un centrocampista alla Loftus-Cheek 10 e lui 7 Mm. in partite magari particolarmente impegnative. Nel 4-3-3 potrebbe giocare sia a destra che a sinistra, in alternativa a Leao quando si fa tirare il fiato a Leao. È un giocatore molto duttile e proprio la duttilità mi sembra che siano le caratteristiche che Pioli ha cercato nei giocatori di questa campagna di mercato. Sì, assolutamente. A proposito di campagna di mercato, ti senti di dire che questa sarà la settimana decisiva per Reinders? Ieri ho letto e hanno detto degli autorevoli colleghi che la Z avrebbe voluto, avrebbe desiderato avere ancora 24 ore per dare una risposta. Ecco che le 24 ore sono queste che stiamo trascorrendo in questo momento, che sono appena trascorse. Quindi mi auguro che le prossime ore siano le ore decisive per Reinders. Sì, anche perché Carlo, devo dire che prima arriva questo ragazzo a lavorare insieme a Stefano Pioli e a tutti i suoi compagni, perché se il ruolo che avrà sarà quello di cui parlavamo ieri, cioè di play, ha bisogno tanto di lavorare insieme ai suoi nuovi compagni, come è giusto che sia. Sì, ecco perché quando tu mi chiedi la settimana direi che Milan desidera la risposta della Z Alkmaar il più presto, vuole Pioli averlo a disposizione, non escludo, vista la richiesta pressante di Pioli, che il Milan possa anche, nel caso di titubanza della Z, andare anche oltre magari sto dicendo invece che Mhm. 19 più 3 di bonus più 2 di bonus, andare a 21 più 3 di bonus, cose così, però indubbiamente sono, diciamo, non siamo lontani, ma intanto deve arrivare questa risposta della Z. Furlani vuole chiudere la questione Reinders. E dopo? Perché ovviamente sai Carlo che il mercato non Dopo, si ferma dopo, mai. dopo, dopo inizia il mercato del Milan, perché inizia il mercato di rafforzamento del Milan. Adesso era un mercato di completamento, un mercato di sostituzioni, pur ricche, più importanti, pur fondamentali, però l'anno scorso al Milan mancava la fascia destra, l'attaccante e un centrocampista fisico. Hanno supplito e secondo me siamo migliorati in certi ruoli viste le partenze, ma secondo me adesso dobbiamo colmare le lacune dell'anno scorso. Ecco perché spero sempre in Musà e lì davanti può essere tutto, Chukwueze, c'è l'alternativa Isaacsen, ci può essere l'attaccante Taremi, qualcuno dice addirittura che se non venisse Chukwueze, che vuol dire una cifra ingente, il Milan potrebbe, pensiero pazzo, lo diciamo ma non ci crediamo,
andare su Balogun, ma Balogun è un giocatore da 40 milioni, quello dell'Arsenal di oggi, Sì, infatti te che ha lo avrei fatto chiesto, perché qualcuno ce lo chiedeva proprio questo voler fare qualcosa in più sulla punta rispetto all'esterno. Ecco, può essere un'ipotesi anche questa, però là davanti veramente, Bea, Mm. non ci sarà da divertirsi perché si cerca di indovinare, ma certamente ci sarà da divertirsi perché sono tutti nomi affascinanti che possono rendere questo Milan veramente, veramente forte. Oggi parlavo con col collega di Maggio di Radio Kiss Kiss e mi diceva i favoriti sono Inter, Juventus, Milan, ma credo che questo Milan, e ha usato un aggettivo secondo me giusto, può essere una squadra interessante. Secondo me Mm. il Milan proprio è una squadra interessante, con Pioli, che io nel mio video di ieri ho paragonato, come ti ho detto, a Napoleone Bonaparte, sta studiando, sta cercando. I 3 anni precedenti gli sono stati molto di aiuto per rendere ancora questo Milan più forte. E ha detto giustamente Pioli, una bella frase, attenzione, mi è stato più utile per costruire un Milan più forte questa stagione, ha detto alla fine della stagione appena Sì. conclusa, rispetto a quella dello scudetto. Quella dello scudetto è stata una meravigliosa pazzia, abbiamo giocato bene, però non sono evidenziati i problemi che invece sono evidenziati nella stagione dove siamo arrivati fra le prime 4 in ogni caso d'Europa. Ma Carlo, cosa ti auguri a proposito di questo? Chiudiamo con questa domanda. Cosa ti auguri di non vedere più nella prossima stagione? Invece cosa ti auguri di vedere ancora di quello che hai visto del Milan di Pioli da quando proprio c'è questo allenatore alla guida del Milan? Vorrei vedere, rispetto all'anno scorso abbiamo perso in tante partite l'organizzazione di gioco che è stata fondamentale per le vittorie dei mesi precedenti. Forse figlia del fatto che avevamo una rosa un po' limitata a livello di quantità. Quindi questo secondo me è importante. Quindi vorrei rivedere l'organizzazione di gioco, la fluidità di gioco e vorrei vedere ancora, non vorrei più vedere un Milan costretto all'emergenza e non vorrei più vedere un Milan con la soglia tra i primi 13 Mm. e quelli che vengono dopo così alta. Vorrei vedere un Milan che possa scegliere tra Pulisic e Loftus-Cheek, tra Leao e un Romero di livello. Insomma, vorrei che, che in questa campagna di rafforzamento si potesse far crescere la qualità media della squadra. Carlo, io E ti ringrazio. attenzione, te Sì? la butto così, domani la sviluppiamo e voglio domande dai nostri amici a casa. Il 4-3-3 potrebbe anche, mi illudo, spero di illudermi, potrebbe anche aiutare Adli a diventare un giocatore importante. Sì, questa cosa devo dire che sta solleticando tanto. Sai che Adli è un tema molto sentito da tutti i tifosi, quindi Certo. sta solleticando tanto. Io ti ringrazio, ti saluto, ti do appuntamento a domani sempre alle ore 19. Vi ricordo sempre di lasciare un like a questo video e iscrivervi al nostro canale. Grazie Carlo.